Peccato mi ha mandato un altro pacco che conteneva due oggetti. Uno andremo a vederlo fra qualche giorno, mentre l'altro andiamo a vederlo subito. Ok, quindi andiamo subito a fare l'unboxing. Intanto vediamo la scatola che è abbastanza spartana e da qua capite che si tratta nuovamente di un trasmettitore wireless legato 2.4 GHz e il modello è questo, FV24G, che è un modello un po' più economico rispetto a quello che avevamo visto l'altra volta. E quindi dentro la scatola intanto troviamo il manuale di istruzioni, ci sono qui le specifiche, le dimensioni, poi vediamo la frequenza di campionamento che è 48 kHz, questo però è a 16 bit a differenza dell'altro che era 24. Raggio d'azione è uguale, 30 metri, e la latenza dovrebbe essere però un po' migliore, perché qua dice sotto i 5 millisecondi. Ovviamente dopo andremo a testarla. Ok, qui abbiamo il cavo USB che si sdoppia in due USB-C in modo da poter caricare sia trasmettitore che ricevitore con lo stesso cavo. E qui quindi abbiamo questo che è il trasmettitore. Accendiamo. E qui abbiamo il ricevitore. E vedete che già si sono accoppiati subito appena ho acceso il secondo. Lo vedete da questa spia verde. Quindi andiamo a provarlo subito e a compararlo come al solito col suono del cavo per vedere se ci sono grossi cambiamenti.
questo punto andiamo a fare un po' di misurazioni per vedere le prestazioni di questo trasmettitore. Allora, come fatto l'altra volta per il modello VS100, anche questa volta ho collegato ad un loop dell'FM3 un cavo patch da un lato e il trasmettitore ricevitore dall'altro lato, sull'altro canale. Così possiamo vedere in che modo colora il suono questo sistema wireless. Allora, questa che vedete è la risposta in frequenza. Come vedete è molto simile a quella del VS100, anzi direi che è praticamente uguale, con la sola differenza che però abbiamo circa 1 decibel di volume in meno rispetto all'altro trasmettitore. Io presumo che la circuitazione sia identica e questa variazione di volume rientri semplicemente nelle tolleranze di costruzione. Rispetto al cavo vediamo che c'è quindi una perdita di più di 1 decibel e mezzo direi, che magari si potrebbe sentire e probabilmente un po' in effetti si sentiva nella comparativa che abbiamo fatto prima. Infatti con il wireless avevo sempre la sensazione che ci fosse un po' meno gain rispetto al cavo. E qui vedete tutte e tre le risposte in frequenza. Quella rossa è il solo cavo, quella verde è il VS100 e quella blu è l'FV24G, quello che stiamo testando oggi. Vediamo anche come si comporta con la distorsione. In questo caso devo dire che è meglio rispetto all'altro modello. Infatti, come vedete, il livello dell'armonica è un po' più basso, specialmente sulle medio-basse frequenze, dove il VS100 aveva questa sorta di boost, mentre l'FV24G vedete che qui al centro l'intensità ce l'ha più bassa. E questa è quella del solo cavo, quindi quella intrinseca all'FM9. In ogni caso per tutte e tre sono livelli di cui davvero non c'è bisogno di preoccuparsi, perché stiamo parlando di circa 70 decibel più bassi rispetto al segnale, quindi siamo ben sotto lo 0,1% di THD e quindi è una distorsione praticamente inudibile. Ovviamente dipende sempre anche dal livello in ingresso, magari con chitarre che hanno un output più potente di questa, magari probabilmente il livello della distorsione sarà più alto, ma penso che comunque non raggiunga mai i livelli troppo alti da essere udibili. E andiamo a vedere anche il rumore di fondo. Come vedete si attesta a circa meno 85 decibel, quindi anche qui pressoché inudibile, a meno di setting estremi di gain, e comunque è praticamente identico all'altro modello. Come vedete infatti è praticamente allo stesso livello fra i due. E come al solito andiamo a testare anche la latenza. Qui però a primo impatto troviamo una sorpresa. Infatti vedete che i picchi dell'onda sono invertiti su un canale, cioè sul canale sinistro vedete ad esempio questo picco, se lo andiamo a cercare sul canale destro è capovolto, cioè è negativo, un picco che invece nell'altro canale è positivo. Ciò significa che questo sistema wireless per qualche strano motivo inverte la fase del segnale. In realtà questo comunque non è un grosso problema, perché comunque la fase è sempre relativa. Poi essendo una sorgente unica non c'è problema di cancellazione di fase. Penso che comunque l'uscita della chitarra solitamente si manda soltanto ad un ingresso, ad un dispositivo, e quindi non c'è rischio ad esempio di avere appunto un'uscita con il segnale con una polarità e un'altra uscita con la polarità invertita. Comunque detto questo andiamo a zoomare un po'. Vedete che io ho già selezionato l'intervallo fra i due punti corrispondenti fra i due canali, e quindi la misurazione di questo intervallo in campione ci dice all'incirca qual è la latenza. La vedete qua in basso, quindi la selezione inizia al campione 40.073, finisce al campione 40.397. Quindi facendo la sottrazione fra questi due valori viene fuori una latenza di 324 campioni. Dividendo 324 per 48.000, che è la frequenza di campionamento, viene fuori 0,00675, ovvero 6 millisecondi e 75. E quindi di fatto la latenza è un po' più alta di quella dichiarata nel manuale.
e quindi in sostanza la latenza è praticamente uguale all'altro trasmettitore, al V100. Infatti anche lì avevamo circa 6.7 millisecondi di latenza. In quel caso però l'Ekato era stata un po' più onesta sulle specifiche, infatti la latenza che veniva indicata era appunto 6.7 millisecondi, qua invece c'era scritto minore di 5 millisecondi, ma in realtà è sempre 6.7. E quindi ciò mi fa pensare che questi due dispositivi siano pressoché identici all'interno. Ok, quindi adesso chitarra e spalla e andiamo a testare il raggio d'azione di questo trasmettitore. E allora sembrerebbe che rispetto al VS100 questo come raggio d'azione abbia qualche metro in più. Infatti nel punto in cui l'altra volta avevo perdita completa di segnale, questo ha avuto soltanto qualche piccolo dropout e ho dovuto allontanarmi di più per avere la perdita del segnale completa, che comunque è durata in realtà pochi secondi. Subito ha ripreso il segnale, andando in un'altra stanza, mettendoci in mezzo un altro muro sostanzialmente. Quindi sotto questo punto di vista direi che c'è un miglioramento rispetto all'altro. Non so anche qui se è un caso o se è dovuta ad altri fattori ambientali, magari questa differenza, però sta di fatto che sono riuscito ad avere il segnale per qualche metro in più, nonostante comunque le specifiche indichino lo stesso raggio tra i due modelli. Per il resto valgono un po' le stesse cose dette per l'altro modello, cioè che a questo prezzo fondamentalmente è difficile trovare di meglio, non è un prodotto che ha grossi difetti, sicuramente non può essere performante come prodotti che costano magari 10 volte tanto, ma diciamo bisogna anche essere realistici, ovviamente non ci si può aspettare che da un prodotto che al momento su Amazon costa 47 euro, perché c'è al momento un coupon del 15%, per questa cifra non ci si può aspettare assolutamente di meglio ed è un prodotto che fa quello che deve senza portare particolari problemi. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione, vi ricordo che è un link affiliato, quindi se lo acquistate tramite questo link praticamente per voi il prezzo rimane uguale, ma a me arriva una piccola commissione e questo diciamo è un modo per sostenere il mio canale a costo zero, se volete. Detto questo penso sia tutto e ci rivediamo prossimamente con la recensione dell'altro prodotto che mi ha mandato l'Ekato e anche con tanti altri video riguardo al mondo dei modeler della chitarra. Ci vediamo presto. Ciao!